Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale da 2 all'8 marzo. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla, Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la stesa, andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo questo bellissimo quadrifoglio che ci porta un cambiamento fortuito, una nuova situazione, possibilità che si aprono, anche delle sorprese. Per le questioni più pratiche può giungere l'opportunità di ottenere una ricompensa, un ottimo risultato, fare un buon affare, prenderci delle soddisfazioni, quindi bella energia di fiducia e di speranza. Spesso si tratta anche di avere un'opportunità, cioè un qualcosa che arriva da cogliere, e questo lo possiamo vedere anche dalle carte successive. In questo caso magari riferirsi strettamente alla nostra sicurezza, al nostro benessere, a un raggiungimento. Arriva un risultato per i vostri sforzi? Assolutamente sì, magari anche grazie al vostro impegno si aprono quelle possibilità che magari speravate da un po' di tempo, quindi ci sono dei riscontri positivi, stabilità, un nuovo equilibrio. E spesso dico, quando salta fuori l'ancora è un indizio importante per dire ok, raggiungiamo un punto importante del nostro percorso e allora adesso ci dobbiamo preparare alla fase successiva, e quindi ecco, questo vi mette nelle condizioni non solo, come vi dicevo, di soddisfazione e di benessere, ma anche di abbondanza in senso lato. Adesso l'abbondanza non è che si riferisce solo al denaro, perché magari per chi vive una situazione un po' complessa vuol dire possibilità di riuscire a farcela e quindi di portare equilibrio in questo ambito. Però attenzione, visto che sono carte estremamente positive e indicano anche movimento, fermento e cose che sono in arrivo, soprattutto la carta dei pesci ha a che fare con la propria indipendenza, con i miglioramenti, i progressi, l'avanzamento costruttivo e molto, diciamo, interessante. Io direi soprattutto per le finanze e per il lavoro. Può arrivare una notizia, un'informazione, qualcosa di coinvolgente e anche possibilità di viaggi e spostamenti. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono i segni di acqua, principalmente Cancro, Scorpione e Pesci, e poi un pochetto anche quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single. Ovviamente per chi non è interessato in questo momento, magari può ascoltare lo stesso, perché alcune cose potete adattarle alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Allora, vediamo. La prima carta abbiamo la Pratolina, è molto bella perché oltre a indicare comunque delle circostanze, delle situazioni abbastanza calme, quindi senza grandi slanci, però attenzione, è proprio in queste circostanze che arriva qualcosa di diverso dal solito, perché c'è una svolta decisiva e importante. Può riguardare una scelta, può riguardare un'apertura in senso a livello di comunicazione, una dichiarazione, una confessione, un incontro importante, diciamo qualcosa insomma di positivo. Poi il tulipano, ecco, a proposito di dichiarazione di apertura, nel senso che per le coppie ci può essere un netto miglioramento della comunicazione,
e io direi che è sempre positivo perché è lì che, c'è abbondanza in questo senso, di felicità, di sostegno, di, anche idee condivise, di complicità, eccetera. E quindi direi di procedere in questo modo. Magari anche sono queste condizioni che vi possono aiutare a superare un dolore condiviso, un qualcosa che state affrontando che può essere un po' complesso. Ecco il recupero, il miglioramento e che quindi c'è anche la ritrovata serenità. Poi magari sapete voi che cosa state affrontando e quindi c'è proprio bisogno della massima intesa per aiutarsi l'uno con l'altro o delle cose effettivamente che state, condividendo. Come dicevo questo vale non solo per le coppie, magari anche per le relazioni più importanti che meritano questa cura e questa attenzione e poi, per i single situazione un po' diversa perché, magari cos'è che merita attenzione? Se vi state mettendo in gioco in una nuova avventura, in una nuova conoscenza, allora, è proprio questo, diciamo, il coraggio di provarci e di vedere poi come procede. Forse ci possono essere delle difficoltà iniziali, però bisogna aver fiducia. Poi invece se non c'è nessuno effettivamente, c'è quell'equilibrio, c'è, qualcosa che voi comunque state affrontando con la massima serenità e però attenzione arriva una svolta decisiva che può comunque, porre fine a una fase, piatta, a una fase di incertezza. Attenzione, lo dico per dovere di cronaca, questa carta può anche indicare, perdono, rigenerazione, nel senso come riconciliazione, ritorno di fiamma, oppure semplicemente risentire una persona del passato solo come il sentirsi, ad esempio "ciao come va?", o anche per un possibile chiarimento. Altrimenti potrebbe indicare un totale superamento, di un dolore, che avete passato, diciamo, precedentemente e allora quindi vi state aprendo a nuove situazioni. Per quanto riguarda le cose più pratiche, lavoro, finanze, abbiamo questa carta sospiri. Cosa state aspettando? Perché indica, l'attesa e qualsiasi cosa, può anche suggerire che magari questi nuovi sviluppi sono in arrivo, anche se qualcosa magari al momento è ferma. Poi altre indicazioni di questa carta, è vero che si è sempre un po' preoccupati quando c'è una fase di trasformazione, però direi che può essere molto positiva perché, ci possiamo preparare a nuove prospettive o riposarci, staccare un po' la spina, oppure avere possibilità di riflettere meglio su qualcosa e anche, ad esempio, prepararsi al prossimo futuro, non solo come progetti, ma se avete intenzione di fare delle gite, dei viaggi, questo è il momento giusto per, pianificarli. Lettera, quindi comunicazioni, alcune possono essere positive, altre un po' meno. Se avete fatto colloqui e quindi state aspettando delle risposte, alcune possono tardare, altre possono, non essere positive, dipende ovviamente da quello che avete fatto, però c'è comunque la carta della lettera che apre a comunicazioni, incontri e forse altri colloqui che possono essere molto più interessanti se questi che avete fatto adesso non vanno bene. Comunque si vedono delle bellissime energie che anche se qualcosa non va per il verso giusto, state procedendo bene e dovete continuare in questo modo perché vi porterà ottenimento e successo. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Vi auguro una buona settimana, ciao!